Ciao a tutti. Hai notato quanto sia difficile, se non impossibile, comunicare con un narcisista? Il suo linguaggio si può definire insulso, senza un senso logico, addirittura confuso e volto a disorientare e ad abbindolare il prossimo, per procurarsi il classico rifornimento narcisistico. L'obiettivo comunicativo di un narciso è quello di renderti impotente, impedendoti di avere concetti propri, infondendo irragionevoli sensi di colpa, accompagnati da una costante sensazione di essere diventati pazzi, sbagliati o non sufficientemente perspicaci. In pratica la comunicazione manipolativa ha un unico scopo, quello di devastarti. Qualsiasi cosa il narcisista ti dica non è mai spontaneo, fa sempre parte di un disegno perverso. Tali molestie morali, che sono di un'enorme gravità, hanno lo scopo di distruggerti sotto tutti i punti di vista. Ricordati che per il narciso sei solo un oggetto e non certo un essere umano. Se fai caso, le sue conversazioni sono sempre caotiche e vaghe, al fine di confonderti, omettere più che parlare, difendersi più che voler chiarire, esimersi più che prendere una posizione ben definita, magari dandoti da intendere che l'ha già presa. Ora tenterò di farti un elenco per cercare di esserti di aiuto ad apprendere e a smascherare il tuo narcisista quando sta comunicando con te. Solitamente è elusivo e vago e può esserlo in due modalità. La prima consiste nel darti risposte meccaniche. La seconda ha lo scopo di confonderti con un logorante e violento monologo, senza un minimo di sostanza, e a te darà l'impressione che lui abbia risposto alla tua domanda, ma in realtà non ha detto nulla di logico. Utilizza spesso toni incongruenti, riesce a rimanere pacato o addirittura diventa giocoso, mentre concede un finto romanticismo. Ha una parlata irreale, discutibile, misteriosa e meticolosa. Replica ad un'accusa con un'aggressività diversiva, quindi fa passare te per falsa. Ti dice cosa devi provare riguardo ai sentimenti. Si prende gioco di te, fa del sarcasmo e cerca di correggerti, ancora meglio se in pubblico. Un'altra cosa che il narcisista è un vero e proprio maestro è alterare la realtà. Inoltre è molto bravo a farti accettare un qualche cosa, che ovviamente interessa a lui, in maniera graduale. Utilizza il gaslighting, una strategia manipolativa fra le peggiori, insidiosa e subdola. Ti squalifica fino a farti sentire una nullità. Il narciso mette zizzania con chiunque, anche tra madre e figli, e lui cerca sempre di sottrarsi e di uscirne pulito. Usa il tuo punto debole contro di te per indebolirti moralmente. Ti obbliga al silenzio punitivo con l'obiettivo di punirti ed avere il pieno controllo su di te. Ti proietta, che consiste nel proiettare tutto lo schifo psichico che ha dentro di lui, per vomitartelo letteralmente addosso. Ha spesso scoppi di rabbia narcisistica, che possono sfociare in violenza fisica. La sola cosa che puoi fare per difenderti da tutta questa follia è allontanarti e sottrarti da tale comunicazione perversa, la quale sei soggetta a subire quotidianamente. Ricordati che il narcisista possiede, ma non ama. Una relazione con un individuo con personalità narcisistica può crearti solamente tanta sofferenza. Il narciso è solo un bambino capriccioso, egoista e detestabile, e per lui tu sei solo il suo giocattolo, che adesso o dopo romperà. Liberati dalla sua morsa e non lasciarti devastare l'esistenza. Il miglior sistema per riuscire a scappare da una simile situazione è trovare qualcuno che ti possa sostenere in questo faticoso percorso. Dammi retta, non sprecare la tua vita con questi soggetti disturbati mentalmente. Dai uno stop a tutto questo
e riprenditi ciò che è solo tuo, la tua dignità. Tu riesci a comunicare con il tuo narcisista? Fammelo sapere qui sotto nei commenti. Grazie per avermi seguita.